Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi assieme faremo questo bellissimo cestino natalizio chiamato cestino Babbo Natale portapanettone, fatto in fettuccia riciclata con una base in legno forata, impreziosita da questo cinturino a mo' di Babbo Natale, vestito di Babbo Natale. Cestino utilissimo per il portapanettone, portapane, per addobbare la nostra tavola natalizia. Ok, passiamo adesso ai materiali che ci occorrono per realizzarlo, ma prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di commentare, un like, fatemi sapere cosa ne pensate e attivate la campanella delle notifiche. Ok, passiamo alla lista materiali. Ci occorre una base rotonda, questa è spessa 6 mm, diametro 15 cm, forata. Ci occorre della fettuccia riciclata, un 300 grammi circa, e della fettuccia bianca, ce ne servirà un 150 grammi. Poi ci serve un uncinetto numero 8, un uncinetto numero 3 per tirare la fettuccia dai fori. Poi ci serve questo, io mi ritrovavo questa è di una borsa che avevo per fare il giro della cintura del cestino Babbo Natale, e una fibbia che metteremo sulla cintura. Ok, passiamo al video tutorial. Iniziamo il nostro tutorial con la base, la fettuccia, gli uncinetti. La fettuccia che ho io è molto sottile, vedete quanto è sottile? Quindi se io la vado a riempire con solo un filo, cioè con un filo soltanto, la base verrà bruttina. Invece lavorandola con due, lavorata a doppia, verrà molto meglio. Essendo rotonda dobbiamo andare a fare qualche aumento. Dove lo posizioniamo questi aumenti? Siccome i fori sono molto vicini, sono 32 fori, io faccio soltanto 4 aumenti perché mettendola in due diventa spessa, quindi non c'è motivo di andare a fare molti aumenti, se no si apre poi il cestino. Quindi facciamo solamente 4 aumenti e li facciamo, uno ad esempio lo facciamo qua e lo segniamo e contiamo 1 2 3 4 5 6 e 7. Un altro lo facciamo qua, 1 2 3 4 5 6 e 7. Un altro lo facciamo qua, 1 2 3 4 5 6 e 7. Un altro lo facciamo qua. Se voi avete una fettuccia più spessa non c'è motivo intanto di metterla in due, perché basta un filo soltanto, ma deve essere bella consistente lo spessore. Perché se lo fate solo con un filo non viene rigido il cestino, ma non verrà mai rigido, quindi ha bisogno di spessore la fettuccia per rimanere rigida. Siccome mi è arrivata questa fettuccia così sottile, io risolvo mettendola in due. Quindi iniziamo a lavorare su questo punto. Prendo l'uncinetto più piccolo e aggancio la fettuccia così, in questo modo. Aggancio e la porto fuori. Ok, e abbiamo tutte e due le asoline della fettuccia, quindi abbiamo così, prendiamo i due cessi e li mettiamo così, li incrociamo dietro. Adesso prendiamo l'uncinetto più grande, il numero 8, e facciamo il primo punto e ci siamo agganciati alla base.
Adesso qui lo andiamo a finire, qui ci va l'aumento, giusto? Ma io lo finirò quando finirò il giro, cioè farò l'aumento quando finirò il giro, perché il punto viene molto meglio. E comincio a riempire ogni foro, allentiamo la fettuccia sull'uncinetto, non lavoriamo azzeccati come dico io. Allora agganciamo la fettuccia e andiamo a lavorare il primo punto basso, così, vedete? Andiamo nel prossimo, nel frattempo sotto c'è l'eccesso che vado nascondendo sotto i punti, quindi aggancio e tiro fuori, allento un po' sull'uncinetto l'asola che ho e faccio il secondo punto e farò così fino a questo punto dove c'è l'aumento. Andiamo a riempire con un solo punto basso questi fori finché non arriviamo qui. Ho fatto tutti i punti bassi e sono arrivata dove devo fare l'aumento, dove è segnato. Aggancio e tiro fuori, allento il punto sull'uncinetto e faccio il punto. Adesso rientro nello stesso foro e porto fuori così. Il primo giro è un po' più complicato con la base in legno perché è rigido e viene male a fare i punti, però con un po' di pazienza si ci riesce. E andiamo avanti facendo. Adesso abbiamo fatto l'aumento, vedete, 2 punti nello stesso punto, e andiamo avanti con i punti bassi, un punto su ogni foro, e facciamo tutto il giro, però facendo gli aumenti dov'è che abbiamo segnato. Arriviamo qui e vediamo come chiudere il giro. Siamo alla fine del giro, come vedete ho fatto gli aumenti nei 3 punti che avevo segnato. Adesso dobbiamo fare l'ultimo aumento che è nel primo punto che avevo fatto all'inizio. Quindi cosa faccio? Entro nel punto così ed esco fuori la fettuccia, aggancio e faccio il punto basso, così. Adesso tagliamo in questo modo. Alcuni di voi mi hanno chiesto perché ad ogni giro tagli. Taglio ad ogni giro perché se io devo fare adesso l'altro giro, che sia di punti bassi che sia di punti bassissimi, qui si creerebbe uno scalino molto brutto e non mi piace. Deve essere lo stesso punto per tutto il giro. Infatti cosa faccio? Chiudo in questo modo, vado dietro nel punto, nel primo punto, così, prendendo tutto il punto in questo modo, aggancio la fettuccia e la esco fuori in questo modo, vedete? Adesso entro nell'ultimo punto che ho fatto in costa e aggancio qui, aggancio e porto fuori. Vedete, non si vede nulla, sono uguali. Invece se io non chiudo non taglio, scusate, non taglio e vado a fare per salire e fare il primo punto, qualsiasi punto, si forma uno scalino un po' antiestetico. Invece in questo modo viene perfetto. Vado a nascondere gli eccessi, lo potete fare sia con l'uncinetto più piccolo che con l'ago da fettuccia. In questo momento
lo sto facendo con, e vado a nascondere nei punti che ci sono dietro, entrando aggancio la fettuccia così e porto fuori e vado a nascondere ancora per qualche altro punto. Adesso che la base è pronta, andiamo a fare su ogni punto un punto bassissimo. Entro in un punto qualsiasi, agganciamo la fettuccia così, in questo modo la usciamo dal punto così. Adesso sempre incrocio di fili dietro e vado nell'altro punto allungandomi finché non arrivo all'altro punto. Non lavoro così, ma allungo il punto, quindi entro nel punto e porto fuori, allungo in questo modo. Devono essere uguali sull'uncinetto, tirati alla stessa altezza, come vedete, e faccio il punto bassissimo. Vado nel prossimo, vedete, vado così nel prossimo, non così, ripeto, allungo e vado nel prossimo, aggancio la fettuccia e faccio il punto bassissimo e lo faccio per tutto il giro. Ho fatto tutto il giro di punti bassissimi, sono nel penultimo punto, ancora devo fare questo punto. Ok, adesso tagliamo così, usciamo il filato dal punto, prendiamo l'ago da fettuccia e andiamo a chiudere in maniera invisibile. Entriamo da qui, facciamo al contrario che viene meglio così, ed entriamo in costa nell'ultimo punto così. Aggiustiamolo un po'. Ok, adesso andiamo qui, qui dietro, entriamo così e andiamo a nascondere l'eccesso, lo nascondiamo nel lavoro sottostante qui in questi punti, e anche questo facciamo la stessa identica cosa. Eccoci qua, la base è pronta per andare ad alzare il cestino. Come vedete sono tutti punti uguali. Ok, andiamo a lavorare su ogni punto bassissimo. Agganciamo la fettuccia, prima entriamo nel punto bassissimo come vedete e agganciamo la fettuccia così, mettiamo i fili in questo modo e facciamo il primo punto, vedete, andiamo nel secondo punto bassissimo e usciamo, facciamo il punto basso, nel frattempo nascondiamo l'eccesso di filo, allentiamo un po' sempre sull'uncinetto, le asole che abbiamo sull'uncinetto, entriamo ed usciamo il punto basso, vedete? Perfetto, adesso su ogni punto andremo a fare un punto basso
Adesso che abbiamo finito il primo giro, chiudiamolo, entriamo nel primo punto, così, agganciamo le asoline dell'ultimo giro, entriamo nel punto centrato qui, accorciamo un po' le asoline dietro, agganciamo la fettuccia e la portiamo in avanti, agganciamo le asoline dietro e usciamo il punto. Ecco qua. E adesso su ogni punto centrato andiamo a fare un punto basso e lo facciamo per tutto il giro. Quando arriviamo alla fine chiudiamo allo stesso modo e lo facciamo per 6 giri. Ho finito tutti i miei giri, ho fatto un giro in più perché mi sembrava troppo basso, quindi non ho fatto 6 giri ma 7. 1 2 3 4 5 6 e 7. Io ho tagliato la fettuccia, chiudiamo in questo modo il giro, l'ultimo giro, entrando nel primo punto che ho fatto, così aggancio la fettuccia e porto dietro. Adesso entro in costa nell'ultimo punto che ho fatto, aggancio la fettuccia e porto dietro. Abbiamo chiuso il giro. Adesso prendiamo la fettuccia bianca e cominciamo a lavorare qui, e da qualsiasi punto potete cominciare. Entriamo centrati dentro il punto basso sottostante, così mettiamo l'eccesso così e agganciamo la fettuccia bianca, usciamo, accorciamo l'eccesso e lo mettiamo pure così. Ok, adesso facciamo il primo punto basso. Questa fettuccia, al contrario di questa, è molto più morbida. Avevo questa e ho messo questa, ma anzi ancora meglio, perché poi si deve girare e viene molto meglio con la fettuccia più morbida. Però voi utilizzate quale avete a casa. Dobbiamo usare tutto quello che abbiamo a disposizione. Invece queste, essendo fettucce in cotone, devo utilizzare necessariamente questa. Se non ho questa fettuccia non faccio cestini, perché viene molto più rigido il cestino, come vedete è rigidissimo con quelle in cotone. Ok, facciamo un punto basso su ogni punto e nascondiamo gli eccessi nel terzo, nel quarto e così via. Tiriamo gli eccessi così sotto si allinea tutto e continuo così per tutto il giro. Ci vediamo a fine giro. Ho fatto tutto il giro, adesso chiudiamo nel primo punto, sempre allo stesso modo. Entriamo centrati, agganciamo e portiamo fuori, facciamo il primo punto basso. Ora facciamo il secondo giro e chiudiamo, il terzo e chiudiamo, il quarto e chiudiamo. Facciamo in totale 4 giri. Ho finito il quarto giro, sono nell'ultimo punto. Adesso passiamo al primo punto, così agganciamo, tiriamo fuori e facciamo punti bassissimi su ogni punto. Facciamo l'ultimo punto assieme, esco, tagliato, esco, adesso lago la fettuccia e entriamo nel primo punto, così
nell'ultimo che ho fatto. Perfetto, è perfetto, sì, è perfetto. Adesso andiamo a nascondere gli eccessi. Il nostro cestino è pronto per girare il nostro lavoro. Così ci vuole un po' di forza in questo modo e aggiustiamo il tutto. Così ci vuole un po' di forza. Ok, sistemiamo. In questo modo, così. Ok, perfetto. Adesso andiamo a mettere la cintura di Babbo Natale con la fibbia. Adesso andiamo a fare con riciclo di quello che aveva a casa la cintura di Babbo Natale, quella nera con la fibbia. E allora io avevo una tracolla di borsa che non utilizzavo più. E infatti ho tagliato i pezzi che c'erano, avete visto? Li ho tagliato con le forbici e ho preso solo questo, che mi serviva questo. Poi avevo delle fibbie a casa, vedete, con questo, con il piolino, questo qua che serve per chiudere la fibbia. Con una pinza ho levato questo piolino di qua e ho utilizzato solo la fibbia. Adesso che cosa faccio? Entro questa, chiamiamola tracolla, nella fibbia e la facciamo così e la facciamo scorrere fino a che arriviamo alla misura che ci serve. Sistemiamola bene così. Ok, e vediamo dov'è che arriva. Deve arrivare dietro. Prendiamo una misura. Ok, ci serve questa misura e quindi tagliamo, prendiamo una misura così e la andiamo a tagliare. Tagliamo qui. Perfetto. Adesso andiamo a bruciare i bordi in questo modo, così non si a posto. Perfetto. Facciamo anche l'altro lato, lo sistemiamo, puliamo tutto. Anche qui passiamo l'accendino. Ok, a posto. Adesso aspettate che ok, adesso cosa faccio? La metto qui, vediamo dov'è il davanti, perché io ho la base logata in questo modo, così, e faccio il giro in questo modo, così. Ok, arrivato a questo punto prendiamo un po' di colla, la colla Attack normale, così è più, tiriamo un po' così poi non scivola, e mettiamo un po' di colla. Perfetto, facciamo stare un pochino così si attacca bene. Le misure, e allora dal rosso alla base 10 centimetri, invece tutto, sia il bordo bianco che
il rosso è 12 centimetri, la base con lo spessore della fettuccia è diventato 17 perché il diametro della base era 15. Ho incollato, ho messo la mia etichettina ed è finito. Bellissimo, il risultato è graziosissimo. Tante creative lo fanno questo cestino, io ancora non l'avevo fatto. Mi è piaciuto tanto farlo, spero che la mia spiegazione vi sia piaciuta. Il cestino è ideale per la tavola natalizia, per mettere come portapane o il panettone o dolcetti, caramelle. È utilissimo. Per Natale è delizioso. Spero che il video tutorial vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo progetto. Non dimenticate di commentare, ditemi se vi è piaciuto, se vi è piaciuta la spiegazione, come ho spiegato, mi piace tanto sentirlo dire, anche se non vi è piaciuta, scrivetelo e io vi risponderò. Ok, ci vediamo al prossimo progetto, un abbraccio, un bacio da Anna e il busino di Anna. Ciao ciao!